Lo sfruttamento intensivo di risorse energetiche non rinnovabili, quali carbone, petrolio e gas naturale, è responsabile di un grave inquinamento ambientale a livello sia globale che locale. Inoltre le emissioni di gas serra, in primis l'anidride carbonica, prodotte soprattutto nel settore energia e industria, sono responsabili di ormai evidenti cambiamenti climatici. A livello locale, le città sono sempre più sature di emissioni nocive, che causano gravi danni alla salute dell'uomo e dell'ecosistema naturale circostante. In risposta a questo fenomeno, la ricerca si sta concentrando sempre di più sullo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili. In quest'ottica si colloca il progetto Demosoft. Il progetto è finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Horizon 2020. In particolare il progetto fa parte della piattaforma Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, che si occupa di avanzamento tecnologico e diffusione di tecnologie di questo tipo. Demosoft è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Politecnico di Torino, la Società Metropolitana Acque Torino e importanti partner stranieri. L'obiettivo di questo ambizioso progetto è l'installazione di 3 celle a combustibile in grado di produrre energia elettrica sfruttando il biogas prodotto dalla depurazione delle acque reflue. L'installazione dei prototipi delle celle avverrà nell'impianto di trattamento SMAT di Collegno, in provincia di Torino, che è sempre stato all'avanguardia per quanto riguarda le nuove tecnologie. Dai sedimentatori coperti per l'eliminazione dei cattivi odori, all'impianto di ozonolisi che tratta i fanghi per il recupero finale, fino all'impianto per il riuso come acqua industriale, che alcune fabbriche utilizzano per la rete antincendio e per scopi industriali. Il progetto Demosoft è nato nell'ambito di una collaborazione con il Politecnico di Torino ed altri partners europei. Questo progetto è lo sviluppo di un precedente progetto chiamato Softcom, sempre promosso dal professor Santarelli del Politecnico di Torino, che ha portato alla realizzazione e alla gestione sperimentale di un impianto su piccola scala basato su celle a combustibile denominate SOFC da 2 kW. Il nuovo impianto Demosoft servirà a rendere ottimale lo sfruttamento del biogas da noi prodotto nel nostro digestore della linea fanghi. Nell'impianto SMAT di Collegno, il biogas viene infatti ottenuto come prodotto secondario dal trattamento delle acque sporche. Il processo di depurazione è composto da una serie di trattamenti fisici e biologici che depurano le acque di scarico civili e industriali, restituendo al fiume acqua pulita. L'impianto di Collegno tratta i reflui civili e industriali dei comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli e Villarbasse. È configurato su 2 linee di trattamento, linea acqua e linea fanghi. La linea acqua è composta da una serie di trattamenti fisici e biologici. Il primo stadio è un pretrattamento fisico, dove vengono eliminati i composti solidi grossolani, le sabbie e gli oli. Il secondo stadio è composto da trattamenti di sedimentazione. Il liquame viene quindi inviato allo stadio successivo, ovvero al trattamento biologico, dove batteri aerobici trasformano la sostanza organica inquinante in acqua anidride carbonica. Alla fine di questi processi, l'acqua depurata viene scaricata nel corpo ricettore d'ora riparia. La linea fanghi è invece composta da una serie di trattamenti di inertizzazione per eliminare la sostanza organica putrescibile e permettere il recupero dell'energia contenuta nei fanghi in forma di gas biologico. L'inertizzazione avviene mediante una digestione anaerobica, dove si trasforma la sostanza organica in biogas. Il fango digerito viene, attraverso un processo di disidratazione, ridotto di volume. Si ottiene così un residuo solido che viene recuperato in agricoltura. Il progetto Demosoft è il primo nel suo genere in tutta Europa, sia per dimensioni sia per le prestazioni delle celle a combustibile, le SOFC, a cui hanno lavorato il professor Santarelli e i ricercatori del Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino. Le softs sono una delle tipologie delle celle a combustibile che sono disponibili
a livello di ricerca, ma non solo, anche a livello di prodotti ormai pre-commerciali, se non già commerciali. Sono dei generatori, in parole povere, sono dei generatori elettrochimici, quindi sono dei generatori di energia elettrica, quindi che trasformano un flusso di combustibile, quindi energia chimica, in forma direttamente di energia elettrica. Praticamente sono dei generatori come fossero dei motori, però rispetto ai motori hanno un funzionamento che non è quello della macchina termica, che si basa sulla combustione per produrre calore che poi viene ad alta temperatura, che poi viene convertito in potenza elettrica grazie a un ciclo termodinamico. In questo caso la conversione del combustibile, quindi della forma chimica in potenza elettrica, è fatta da una reazione di tipo elettrochimico diretto. Il Politecnico di Torino è stato molto attivo in questi ultimi 10-15 anni nell'ambito delle celle a combustibile, e in particolare per quanto riguarda il nostro gruppo qui al Dipartimento di Energia nel settore delle celle a combustibile a ossidi solidi, quindi ad alta temperatura. Noi abbiamo lavorato su vari aspetti della tecnologia, abbiamo fatto prove sui materiali, siamo partiti da caratterizzazione dei materiali, siamo passati alla produzione di celle singole a ossidi solidi, e a tutta una fase di test di laboratorio, quindi di caratterizzazione, e quindi dall'aspetto dei materiali siamo arrivati fino all'aspetto dei grossi sistemi. Soprattutto nell'ultimo progetto appena finanziato, Demosoft, passeremo a sviluppare proprio a Torino un impianto di taglia industriale reale, installato in un sito reale, quindi fuori da un laboratorio, che utilizzerà un biogas, quindi un gas che proviene da un processo di trattamento di acque reflue, quindi un gas di provenienza, diciamo, biologica, quindi rinnovabile, per alimentare una macchina di grandi dimensioni, si parla di centinaia di kilowatt, per produrre energia elettrica ad alta efficienza e recupero termico utilizzato nell'impianto stesso. Il biogas è un combustibile rinnovabile composto per il 60% da metano e del 40% da CO2, e quindi molto simile al metano di casa, un po' più diluito, e viene prodotto da diverse biomasse. Sono per la maggior parte biomasse di scarto e quindi residui da altre produzioni. Dall'ambito residenziale, quindi alle nostre case, possiamo produrre biogas dalla frazione organica dei rifiuti da raccolta differenziata e dal trattamento delle acque di scarico, come per esempio nei progetti Demosoft e Softcom. Il biogas può essere prodotto anche dai rifiuti delle aziende agroalimentari, e quindi dalla produzione di verdura, vino, birra, latte e macelleria, e può infine essere prodotto da tutto l'ambito ovviamente agricolo, quindi dai residui della produzione dei cereali e dagli effluenti degli animali, degli allevamenti, ma questo non si parla più di scarti, dalle colture energetiche. Le celle a combustibile alimentate da una fonte rinnovabile come può essere il biogas richiede delle prove di sperimentazione a livello dei composti presenti in traccia all'interno del biogas stesso. I vantaggi di questa tecnologia sono plurimi. In primis, il più importante vantaggio, che abbiamo un po' già discusso, è quello dell'elevata efficienza elettrica. Sono macchine che sono molto valide in termini di trasformazione dell'energia chimica di un combustibile nella forma di potenza elettrica, e lì sono veramente, diciamo, insuperabili rispetto da parte dei competitori, che sono macchine termiche. Quindi l'efficienza elettrica è molto elevata, si parla di tranquillamente sopra il 50%, uno stack, come si dice, nudo, quindi senza tutti gli ausiliari in laboratorio, per arrivare anche a sopra il 60%, 65% di efficienza elettrica, quindi è molto elevata. Nel contempo queste macchine sono interessanti perché hanno un potenziale recupero termico ad alta temperatura, quindi di interesse energetico più elevato, quindi l'alta temperatura consente vari utilizzi di questo calore. E terza cosa, come abbiamo anche dimostrato nel nostro progetto, gli esausti di questa macchina spesso sono trattabili in modo più semplice, perché sono esausti
in cui l'azoto è separato dai componenti carboniosi, quindi la CO2 è spesso molto concentrata e può essere sequestrata e eventualmente riutilizzata in modo più semplice rispetto ai fumi classici di combustione, quindi anche nell'ambito di una necessità di un sistema energetico che faccia molta attenzione alle emissioni di carbonio e quindi che possa recuperarle, queste sono macchine più adatte. Sempre dal punto di vista ecologico, praticamente queste macchine non emettono contaminanti derivanti dalla combustione, non emettono NOx perché non c'è combustione, non emettono SOx perché generalmente lo zolfo viene pulito a monte della macchina e non a valle, come avviene in molte macchine termiche, quindi la produzione di SOx è annullata e non emettono monossido di carbonio e composti volatili, anche questi derivanti generalmente da combustioni più o meno efficaci. Come abbiamo visto, le celle a ossidi solidi hanno la capacità di tenere testa e addirittura superare gli attuali motori a combustibile fossile in termini di efficienza e soprattutto impatto ambientale. Tecnologie come questa costituiscono il modello ideale per migliorare e proteggere l'ambiente in cui viviamo. La conferenza di Parigi del dicembre 2015 ha rappresentato un importante passo avanti per la salvaguardia del pianeta, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Il progetto Demosoft ha dimostrato che è possibile non inquinare senza sacrificare efficienza o profitto, ricordando sempre l'obiettivo fondamentale, la difesa del nostro pianeta.